si chiama l'asticella millimetrata usata per tracciare linee diritte. Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian, o bentornati. In questa lezione faremo un quiz sul materiale scolastico che trovate in classe o articoli di cancelleria, come vengono anche definiti. Ci saranno 8 domande, ciascuna con 3 risposte multiple, quindi io vi darò la definizione e voi dovrete indovinare la risposta esatta, e tra l'altro vi farò vedere anche questi materiali quando appunto ne parliamo. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, per ogni domanda avrete 10 secondi per pensarci, ma se ne avete bisogno di più, mi raccomando, non fatevi problemi e mettete pure il video in pausa quando faccio partire il timer. Allora, siete carichi? Iniziamo con la prima domanda. Qual è lo strumento per scrivere, disegnare o colorare inserito all'interno di un bastoncino di legno? Allora, è A, la matita, o B, il pennarello, oppure C, la penna? Al via coi 10 secondi. E la risposta esatta è la A, la matita. Quindi questa è la matita, e la matita è proprio lo strumento per scrivere, per disegnare, per colorare anche, che è inserito all'interno, vedete questo un piccolo cilindretto, ecco, un bastoncino di legno. Quindi questa è la matita. Abbiamo poi anche, adesso vi faccio vedere se è colorata, si definisce matita colorata, queste sono matite colorate, ecco. E poi se invece ha una mina all'interno, questa è una matita a mine, a mina, ecco, matita a mina, quindi questa è la matita a mina. E poi invece la risposta B era pennarello. Quali sono cosa sono i pennarelli? I pennarelli sono questi, ecco, i pennarelli sono questi, hanno un pennino in feltro e tendono, quando si colora con i pennarelli, tende ad asciugarsi molto in fretta, quindi il pennarello. E poi abbiamo, parlando anche pennello, questo è il pennello invece, il pennello per dipingere, si utilizza per dipingere il pennello. E poi la penna invece, la penna è questa, giusto? La penna. La penna è, insomma, tra l'altro il nome penna deriva dal fatto che anticamente si utilizzava la penna d'oca, per questo poi che è stata definita penna, e all'interno della penna c'è l'inchiostro invece, ok? Quindi questo per la domanda numero 1, quindi in cui abbiamo parlato della matita. Allora, passiamo adesso alla seconda domanda. Come si definisce l'insieme di più fogli rilegati tra loro e fasciati da una copertina usato per la scrittura, soprattutto nelle scuole? Allora, è A, il libro di testo, oppure B, il dizionario, oppure C, il quaderno? Al via coi 10 secondi. E la risposta esatta è la C, il quaderno. Quindi il quaderno è un insieme di più fogli, come vedete, rilegati tra loro, ecco qui, ed è utilizzato soprattutto proprio a fini, ecco, per scrivere a scuola, ok? Per prendere appunti, per esempio, ha una copertina, come dicevamo, vedete la copertina, ecco, la copertina. Qua un esempio, questo è un bel quadernone, bello grosso,
E poi abbiamo un quaderno un po' più piccolino, ecco, vedete? Però ecco, sono esempi di quaderno. Mentre il libro di testo, che cos'è il libro di testo? Questo per esempio è un libro di testo di francese, in questo caso, ed è utilizzato per fini didattici, quindi per insegnare una materia. Può essere un libro di testo di lingue, appunto, può essere un libro di testo di geografia, di storia, di italiano, però ecco, utilizzato a fini didattici, si utilizza a scuola. Anche questo, il libro di testo, spesso, ecco, si utilizza a scuola. E poi abbiamo il dizionario, invece, il dizionario, qui un dizionario inglese-francese, ecco, un dizionario tra l'altro questo visivo, ecco, un dizionario un po' diverso dal solito, però che cos'è il dizionario? Il dizionario è un'opera in cui sono registrati in ordine alfabetico tutti i vocaboli che appartengono a una lingua, ok? Quindi questo per il dizionario. Quindi, allora, adesso passiamo alla domanda numero 3. Cosa abbiamo nella domanda numero 3? Come si definisce un sacco di grossa tela o di altro materiale molto resistente e impermeabile che si porta appeso alle spalle, usato per trasportare oggetti vari? Allora, è la A, la cartella, oppure B, lo zaino, oppure C, la borsa? Al via con i 10 secondi. E la risposta esatta è la B, lo zaino. Questo è un esempio di zaino. Come vedete, ecco, è come dire, fatto di tela, ecco, è fatto di tela ed è impermeabile, quindi resiste anche insomma alla pioggia, non fa entrare troppo l'acqua, ecco, se dovesse piovere forte, e si porta, vedete, proprio si porta sulle spalle, ecco, quindi questo si trasporta diversi oggetti si possono trasportare, però dato che siamo in contesto scolastico ci si mette dentro i libri, i quaderni, l'astuccio, ecco, e si mettono dentro diversi oggetti, però ecco, può essere qualsiasi cosa, insomma, che trasportiamo nello zaino. Quindi questo è lo zaino. Invece per le altre due opzioni, che erano la cartella e la borsa, allora qua un esempio di cartella, questa è una cartella e ci sono dentro diversi, appunto, vedete, sì, una custodia per documenti, ecco, per documenti, per carte, ecco, questa è la cartella. Cartella viene anche utilizzato come termine per definire una valigetta, ecco, un po' anche la valigetta 24 ore anche, viene quasi definita cartella, quindi ed è una valigetta in pelle, ecco, o in altro materiale, in genere rettangolare e rigida, con una maniglia, una piccola maniglia. Ecco, vedete un esempio di cartella qui, quindi ha un doppio significato, seconda ovviamente del contesto, però in questo caso vi faccio vedere la cartella, quindi qui in questo caso per documenti, ecco, documenti o carte. Quindi questo per la cartella. E poi la borsa, invece, la borsa, qui un esempio di borsa è questa, quindi la borsa è un sacchetto, diciamolo così se vogliamo proprio definirlo al dizionario, sacchetto di varie dimensioni, di varie forme anche, può avere la borsa, ed è anche di vari materiali, quindi dipende proprio, una borsa può essere di pelle, può essere di finta pelle, può essere di diversi materiali, insomma, ed è generalmente ha i manici oppure una tracolla, c'è una cerniera anche nella borsa, ecco, e si porta in mano, si porta così sulla spalla, ecco, ci si tiene dentro diverse cose, può esserci denaro, può esserci fazzoletti, cose insomma di tutti i giorni, ecco, che si portano per portare in giro, ok? Quindi questo per la borsa. E adesso passiamo alla domanda numero 4. Allora, come si chiama il pennarello a tratto largo non coprente che si passa sopra una o più parole di uno scritto per metterle in risalto? Allora, è A, la gomma, oppure B, il gessetto, oppure C,
l'evidenziatore. Al via coi 10 secondi. E la risposta esatta è la C, l'evidenziatore è questo, vedete, l'evidenziatore si utilizza proprio per mettere il risalto delle parole, delle frasi, ecco, su un foglio in genere, quindi, e come viene definito dalla definizione, non è coprente, quindi non è che quando ci passiamo su sulla parola non copre la parola, comunque ci permette di vederla, ma in risalto, ok? Quindi questo per l'evidenziatore. E poi abbiamo la gomma è proprio questa, la gomma per cancellare, si utilizza per cancellare ed è proprio un pezzo di gomma di forma sagomata, ecco, in questo caso rettangolare, ecco, che si utilizza per cancellare. E non ho qui un esempio di gessetto, ma il gessetto è questo ed è un, come dire, compresso, un bastoncino di polvere, ecco, di gesso, compresso, ecco, ed è usato per scrivere alla lavagna, quindi il gessetto viene utilizzato per scrivere alla lavagna. Quindi questo per la domanda numero 4. Adesso passiamo alla 5. Come si chiama l'asticella millimetrata usata per tracciare linee diritte? Allora è A, la squadra, oppure B, il righello, oppure C, il compasso. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, il righello. Quindi questo è un esempio di righello, in genere sono in plastica i righelli, e righello tra l'altro è maschile, ma un sinonimo di righello è anche la riga però è femminile, però ecco sono sinonimi, quindi il righello o la riga. Quindi questo righello si utilizza proprio per tracciare linee dritte, come dice la definizione. Invece la squadra è questa, questo è un esempio di squadra, vedete che ha la forma, uno strumento di misura che ha la forma di un triangolo rettangolo ed è proprio utilizzata per verificare triangoli rettangoli oppure per tracciare linee perpendicolari rispetto appunto, ecco, ad altre linee, quindi questo per la squadra. E poi abbiamo il compasso è questo, che è uno strumento anche qui di misura utilizzato per tracciare circonferenze in genere, ecco il compasso. Quindi questo per la domanda numero 5. Adesso passiamo alla 6. Come si chiama la sostanza di origine vegetale, animale o sintetica utilizzata per attaccare materiali vari? Allora, è la A, la colla, oppure B, lo scotch, oppure C, il pastello. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la A, la colla, di cui ho qui due esempi di colla. Abbiamo la colla stick, che è quella che in genere viene utilizzata a scuola, ecco questa è la colla stick, anche perché si presta di più a essere messa in un astuccio, ok, la colla stick. E poi abbiamo qua la colla attaccatutto, come vedete, insomma di certe dimensioni anche, e poi non si presta, questa è colla liquida invece, questa è colla liquida, la colla attaccatutto. E poi vi faccio vedere esempi di scotch. Allora abbiamo lo scotch qui di carta, questo è lo scotch di carta, ok? E anche qui scotch o nastro adesivo viene anche definito. Questo è più uno scotch per imballaggi invece, vedete molto resistente anche quello per imballaggi. E poi ho qui un semplice scotch, scotch trasparente, nastro adesivo trasparente anche viene definito. Ok, quindi questo per lo scotch. E invece esempi di pastelli, vi ho messo lì pastello un po' per mandarvi in inganno, diciamo,
perché ovviamente da pastello mi è venuto in mente, ho detto paste, ecco, quindi ho pensato incollare, vediamo un po' se ci cascate, quindi magari ditemi se ci siete cascati nel tranello, perché in realtà i pastelli non hanno niente a che fare con la colla o con l'incollare, e sono questi, ecco, questi sono esempi di pastelli, ok? Si utilizzano per disegnare, quindi pastelli, d'accordo? Quindi questo per la domanda numero 6. E adesso passiamo alla numero 7. Allora, come si chiama lo strumento da taglio costituito da due lame incrociate e imperniate nel mezzo, che presentano a un'estremità due anelli nei quali si infilano l'indice e il pollice? Allora, è la A, la graffetta, oppure B, le forbici, oppure C, il temperino? Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, le forbici. Queste sono le forbici. Sarà molto difficile inserire il pollice, vedete l'indice, all'interno di un temperino. Questo è il temperino, ecco, esempio di temperino, si utilizza per fare la punta alle matite, il temperino. E invece la graffetta è un fermaglio, praticamente la graffetta è un fermaglio per i fogli, ecco, fogli per la carta, ecco, quindi la graffetta è questa. E quindi ecco, la forbice si utilizza proprio per tagliare, ecco, ed è costituito, perché la definizione dice due lame, effettivamente sono due lame incrociate, imperniate nel mezzo, ecco, tutto vero, e presentano due anelli, effettivamente sì, sono due anelli in cui si inserisce il pollice e l'indice, quindi questo per le forbici. E infine abbiamo la domanda numero 8, come si chiama l'attrezzo di cancelleria per unire fogli con punti metallici? Allora, è A, la puntina, oppure B, l'astuccio, oppure C, la pinzatrice? Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la pinzatrice, la C, di cui purtroppo non ho un esempio portata di mano, però ecco, vedete l'immagine qui, quindi la pinzatrice si utilizza proprio per unire fogli con punti metallici, ok? Mentre la puntina, che cos'è la puntina? La puntina è questo, proprio piccolina, se la vedete, la puntina è una specie di chiodo che si utilizza per, come dire, per fissare fogli di carta su legno, su una parete, ecco, questa è la puntina. E poi abbiamo l'astuccio, di cui ho due esempi qui, di astucci, ecco. Che cos'è l'astuccio? È una custodia foderata, ecco, e di forma adattata all'oggetto che contiene, ecco, che deve contenere. E insomma, in genere cosa mettiamo in un astuccio? Matite, penne, gomme, temperini e via, ecco, tutto materiale, e come vedete ha un po', è apposta, è giusto apposta per matite, penne di questa forma anche più allungata. Quindi questo per l'astuccio. E questo poi finisce la nostra lezione, allora, per oggi, il nostro quiz. Fatemi sapere com'è andato, fatemi sapere quante ne avete indovinate, se conoscevate già tutti questi vocaboli, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti, che sono molto curiosa. E se il video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!